Il nostro obiettivo è quello di andare a determinare l'equazione di una parabola conoscendone la direttrice e il fuoco. Ovviamente sapendo che la direttrice già c'è la y, vuol dire che è una parabola di quelle normali, tra virgolette, di quelle ad u. Infatti noi notiamo che nel risultato c'è appunto y uguale. Come possiamo fare tutto ciò? Ovviamente andando a sfruttare le formule che riguardano la direttrice e il fuoco. Cioè, se da un lato noi sappiamo che il fuoco ha come coordinata 2, dall'altro dobbiamo sempre andare a sfruttare il fatto che questo deve essere uguale a meno b su 2a. Quindi, prima informazione, meno b su 2a deve essere uguale a 2. Andiamo a modellarci già da adesso questa prima informazione. Tutto in un colpo, andiamo a moltiplicare tutto per meno 2a e otteniamo b uguale a meno 4a. E in questo modo ci teniamo pronto b. Dobbiamo andare a sfruttare le altre informazioni. Quali possono essere? Sicuramente questa qui, 2. Adesso andiamo a sfruttare l'informazione 2, quindi, che è questa, e quindi dobbiamo imporre che 1 meno delta fratto 4a deve essere uguale a 1. Quindi andiamo a moltiplicare direttamente tutto per 4a. In questo modo otteniamo 1 meno delta uguale a 4a. E ancora sarebbe da sistemare, quindi porto 1 dall'altra parte e mi rimane meno delta uguale a 4a meno 1, cambio di nuovo il segno e ottengo che delta deve essere uguale a 1 meno 4a. Devo andare a sfruttare ancora l'altra informazione, cioè il fatto che la y da un lato è uguale a questo meno 1 più delta fratto 4a. Dall'altro la prima equazione mi dice che in realtà y deve essere uguale a meno 3. Quindi da un lato la mia y deve essere uguale a meno 1 più delta fratto 4a, dall'altro deve essere uguale proprio a meno 3. Quindi già vedendo questa equazione mi accorgo che il segno meno lo posso semplificare e poi magari vado a moltiplicare tutto per 4a. Quindi ottengo 12a uguale a 1 più delta. In realtà adesso mi sta venendo in mente un'altra idea, senza andare a considerare questa cosa qua. Potrei prendermi direttamente il fatto che 1 meno delta è uguale a 4a. Lo scrivo qua. Adesso capirai che cosa ho in mente. 1 meno delta uguale a 4a. Beh, qui adesso c'è una magia perché possiamo andare a fare una somma di queste due equazioni e ottenere quindi che delta si semplifica, quindi risparmiare un botto di conti. Quindi ho 16a uguale a 2, perché appunto sommando più delta e meno delta scompaiono. 1 più 1 fa 2, 4 più 12 fa 16. Quindi di conseguenza ottengo che a deve essere uguale a un ottavo, cioè 2 diviso 16 che si semplifica ad un ottavo. In questo modo qui sono andato a determinare la mia a. Andiamo a verificare che sia così. Sì, a è un ottavo. Perfetto. Allora sfrutto direttamente il fatto che b deve essere uguale a meno 4a. Quindi uguale meno 4 per un ottavo e quindi uguale a meno un mezzo. E quindi sono riuscito a dimostrare anche che la mia b deve essere uguale a meno un mezzo. Rimane da trovare la c, perché in tutto questo siamo riusciti, sfruttando intelligentemente questo discorso del delta, a non usare mai la c. Però è arrivato il momento di prenderla da qualche parte questa c. Ad esempio, prendiamoci questa equazione che ormai mi ero sistemato del delta e ricordiamoci il fatto che b quadro meno 4ac deve essere uguale al nostro delta. Quindi il tutto dovrà essere uguale poi a 1 meno 4a. Beh, a questo punto qui dentro andiamo a sostituire i numeri che abbiamo trovato. Prima però sistemiamoci un po' la cosa. Quindi a me cosa interessa? Interessa fondamentalmente soltanto c. Quindi la b quadro me la porto a destra e ottengo meno 4ac uguale ad 1 meno 4a meno b al quadrato. Arrivati a questo punto devo dividere tutto per meno 4a, quindi c uguale
A1 meno 4A meno B al quadrato fratto meno 4A. Adesso è finita perché basta andare a sostituire i numeri qui dentro, cioè 1 rimane così come sta, poi meno 4A, quindi il valore di A quant'è? Il valore di A era 1/8 e il valore di B era meno 1/2, quindi meno 1/2 lo devo elevare al quadrato, quindi in realtà ottengo 1/4. Tutto fratto meno sempre 4A, quindi sempre meno 4/8. Anzi, in realtà qui a questo punto posso vederla così in maniera più semplificata. 1 fratto meno 4A, poi meno 4A fratto meno 4A fa 1, quindi scrivo più 1, e poi meno B quadro fratto meno 4A. Quindi il meno e il meno qui si semplificano. Ormai ci siamo calcolati meno 4, ricicliamo questa cosa qui, meno 4 per 1/8 e meno 1/2, quindi qui abbiamo diviso meno 1/2, quindi vuol dire che fa meno 2, perché se 4A è meno 1/2, l'opposto sarà appunto meno 2, quindi ho meno 2 più 1 e poi ho B quadro che è 1/4 e poi ho 4A che abbiamo detto essere 1/2. Quindi quanto fa 1/4 fratto 1/2? Beh, 1/4 per il reciproco di 1/2 è 2, quindi praticamente fa 1/2. E quindi ho meno 1, perché meno 2 più 1 fa meno 1, quindi ho meno 1 più 1/2. Meno 1 più 1/2 ovviamente fa meno 1/2. E quindi questo è l'ultimo risultato. Infatti meno 1/2 usciva. Ti vedo, ti sento meglio, sconcertato, abbattuto. C'è qualcosa che non va? Diciamo, i passaggi li hai capiti tutti, sei riuscito a prenderli, però non ti è uscito, dici. Quindi potrebbe esserci... Allora, bisogna fare, diciamo, esercizio con i calcoli, quella è l'unica, perché ripeto, il tuo problema non è quello che stiamo facendo adesso, che lo stai capendo benissimo, ma secondo me è quanto appunto il fatto di non... cioè proprio il lavoro manuale di fare conti e esercizi lo devi sviluppare un po' di più, perché magari spesso ti può capitare un errore di distrazione che non ti fa uscire tutto l'esercizio, oppure proprio alcuni conti, alcune semplificazioni magari non riesci a vederli e quindi magari ti accumuli conti che non dovresti fare poi alla fine, semplicemente quello. E vabbè.